Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche disponibili per il secondo semestre 2025. Abbiamo la carta del sole, amici del leone, è anche un po' la vostra energia, quindi giocate in casa ed è una carta che parla di espansione, di prosperità, anche di sentimenti come gioia, allegria, vivacità e se fosse il vostro caso potrebbe anche parlare di bambini. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, c'è il link alla nuova pagina web dove trovate spiegato tutti i servizi che offro e trovate anche il mio numero di telefono. Sempre nella descrizione c'è il link al corso gratuito di metafisica sui chakra, al corso gratuito di tarocchi intuitivi, che è un corso base. Sempre in descrizione c'è il link alla promozione di giugno, perché c'è la lettura semestrale in promozione. E c'è anche il link al video sul workshop sulla stesi identikit che si terrà a luglio. Quindi ragazzi, vi basta aprire la tendina, avete tutto lì. Bene. Ok, partiamo con un asso di coppe, un asso di bastoni. Wow. 3 di bastoni, il sole di nuovo. Un altro asso, ragazzi. Wow. C'è come un inizio, un nuovo inizio nel prossimo semestre. Potrebbe essere prima un'idea, poi un'azione da fare, come un movimento, un lavoro. 7 di pentacoli, 3 di spade. Questo 3 di spade finale, come in ogni lettura, è sempre il guastafeste, mettiamola così. Allora, come vi dicevo, ci sono una marea di assi. Può essere veramente un nuovo inizio su più livelli, ho come la sensazione che potrebbe essere un inizio da un punto di vista emotivo, da un punto di vista passionale. Partiamo con ordine, andiamo a vedere l'asso di coppe. 9 di coppe, ho come l'idea che ci sia un desiderio, un sogno a cui arrivare, anche se poi in realtà l'asso di coppe, ragazzi, come vi dicevo prima, parla di un'apertura del cuore, parla di un nuovo inizio a livello romantico, a livello affettivo. Può essere la nascita di una nuova passione, di qualche cosa che vi appassiona. Vi dico, essendoci la carta del giudizio, per qualcuno si tratta di un nuovo inizio dopo una notizia, una comunicazione, magari una telefonata che riceverete. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qua si tratta di agire, di fare. L'asso di bastoni è sempre l'azione con intenzione. Potrebbe essere l'inizio di una nuova carriera per qualcuno, o un inizio divulgativo, soprattutto se avete questa nuova idea, questo nuovo progetto, è come se nel secondo semestre potreste iniziare a divulgarlo. Da lì arriviamo a questo 3 di bastoni e alla carta del sole che, ripeto, sono due carte di forte espansione. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Il 3 di bastoni di solito parla di progettualità, di qualcuno che osa
andare oltre. Ed è un po' questo, no? Questo asso di bastoni lo sento un po' come se fosse il matto in questo caso, è quell'inizio impetuoso, con passione, con grinta, tenacia, pronto, diciamo, a cogliere le occasioni. Abbiamo un fante di bastoni, un fante di pentacoli e un 5 di pentacoli. Credo che potrebbe iniziare una collaborazione con un progetto, una collaborazione, potrebbe essere anche un percorso di studi che vi porta oltre quello che già state facendo. Datemi una carta per il 5, 3 di bastoni. Per qualcuno, ragazzi, sento che si potrebbe lavorare su un sogno, un obiettivo che magari è da tanto tempo che avete ed è come se il secondo semestre fosse il momento ideale per iniziare a metterci mano, per iniziare a lavorare su questo progetto datato perché è tanto appunto che lo volete. Andiamo a vedere il sole. Perché il sole è anche una carta che fa riferimento all'amicizia, ai bambini, come vi ho detto prima. Allora, qui abbiamo la sacerdotessa, un altro asso di bastoni e un 8 di coppe. È come se arrivasse una chiarezza mentale. C'è questo nuovo inizio, effettivamente, si va verso l'espansione. Sento molto che sia o un progetto di vita o un progetto lavorativo. Poi questa è una stesa generale, ragazzi. Vi invito a rimanere sintonizzati perché prossimamente ci saranno poi anche le letture per quello che riguarda la crescita spirituale piuttosto che l'amore e il lavoro, che sono più specifiche, quindi prendete questa così come risuona. Però ho la sensazione che appunto ci sia questa presa di consapevolezza, questa chiarezza mentale che arriva, perché avete la sacerdotessa. È come se riusciste a vedere al di là di quello che si fa. Non so, oppure come il ok, faccio e poi comunque c'è questo asso di pentacoli, è come se i risultati arrivassero da soli. Andiamo a vederlo. 10 di bastoni. Sì, è come se o si concretizza, guardate, 7 di pentacoli, o si concretizza qualche sogno, ragazzi, questo vostro progetto. Potrebbe essere un nuovo modo di vivere l'indipendenza. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, 2 di spade, datemi una carta per il 7 di spade, 10 di pentacoli. Avete visto come si erano incastrate le carte? Andate indietro con il video, è come se ci fosse un'energia incastrata. Difatti, cioè, in realtà il 7 di pentacoli è una carta di fermo, qua ce l'avete, però qui nella linea principale è girata al contrario, come se ci fosse una sorta di sblocco, di movimento. Mm, è come se il momento dell'attesa terminasse ad un certo punto. Scusate, voglio vedere anche il 3 di spade. Luna. E stella. Ancora una carta per la luna. 9 di bastoni. Fate attenzione, ragazzi, perché secondo me dei risultati arrivano, ma non sono esattamente i risultati che voi volete, anche se arrivano da soli, come vi ho detto, e quindi potreste farvi venire qualche dubbio. Il 9 di bastoni vi suggerisce di proteggervi bene, però ho anche la sensazione ehm, che vi farete un pochettino prendere dalla paura.
Secondo me si tratta di fissare dritto l'obiettivo. Mm? E qui anche il discorso con i 7 di spade e il 10 di pentacoli, io ho la sensazione che potreste mantenere occulto qualche cosa alla famiglia o al gruppo lavorativo, il gruppo aziendale. Adesso dipende con chi voi collaborate. Ehm, ok, quindi tanti nuovi inizi, o meglio, un nuovo inizio su più livelli. Prima ci potrebbe essere come questa nuova idea, questo fare. Tenete presente che l'asso di bastoni può anche rappresentare un incontro, una passione, un qualche cosa che nasce e che vi accende quel fuoco interno, ok? Secondo me è come se arrivasse un'idea che vi fa andare avanti, magari non vedete, cioè è come se le cose si arrivassero da sole, ma non sono proprio i risultati che voi volete, però ho l'idea che, insomma, di dirvi di non gettare la spugna, perché qua arriva un po' di panico, ma in realtà è solo una proiezione della vostra paura. Qui avete anche la luna. Ricordatevi che la luna è la carta proprio delle proiezioni di qualcuno che vede solo la parte, la facciata, non vede il retro, non sa com'è il disegno completo della cosa e avendo anche poi il due di spade, che è una carta che è raffigurata con una persona bendata, è come se non avesse ancora ben chiara l'idea completa. Vi dirò che per qualcuno può anche risuonare come una nuova amicizia che si trasforma in qualche cosa di passionale, che si trasforma in qualche cosa di concreto e poi quando arriva un attimo il tema del collaboriamo, facciamo qualcosa insieme, fidanziamoci piuttosto che cerchiamo un figlio, ecco lì comincia il momento panico. Che non la vedo poi così negativa, è solo che con questo tre di spade alla fine è come se effettivamente vi fumasse la testa, mi viene da dirvi, con tutte le cose che ci sono da pensare, le preoccupazioni, i dubbi. Qui avete tanti dubbi alla fine del periodo. Va bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia, cosa vi vuol dire ancora. Senso di colpa, che è un 8 di spade, adesso voi non lo vedete mai qui. Sperimentare, sono uscite un sacco. Fulmine, abbondanza e controllo, wow. Potreste avvertire questo senso di colpa nel agire in questo modo nei confronti della famiglia, di qualche collega, di qualche gruppo, di qualcuno con cui collaborate già. Però è un po' come se vi invitassero a rompere le regole, a rompere le strutture che già esistono, proprio per poter entrare nella vostra abbondanza e nel proprio controllo personale. Questi sono due re, ragazzi, quindi è un po' come dire che per riuscire ad arrivare ad essere re, a padroneggiare qualche cosa, dovete prima passare dalla rottura delle strutture già presenti, delle strutture che arrivano dal passato e che per molti non sono neanche le vostre, sono quelle dei genitori, del titolare precedente, degli insegnanti. Andiamo a vedere una potenziale difficoltà del periodo. Perché mi è difficile farmi aiutare? Beh, i leoni sono abbastanza orgogliosi, si sa, però c'è, probabilmente potrebbe esserci, non c'è, magari una paura a disturbare, un senso di non voglio chiedere aiuto a nessuno perché poi mi tocca restituire il favore, non voglio grane. Insomma, capite qual è la reale motivazione del perché non chiedete aiuto? Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante, perché subisco un'influenza esterna, quindi probabilmente avevate un eremita giù per qui. Preferite fare le cose da soli per fare con la vostra testa.
per non essere influenzati, perché il vostro pensiero o progetto ideale non venga contaminato. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi consento di aver paura sapendo che tutto è temporaneo. Qui avete effettivamente due carte che ci parlano di paura, di qualcuno che è come se ci fosse una sorta di chiusura, di protezione, no? Guardate, non perdete la speranza. È che i risultati non saranno esattamente quelli che voi volete, però tenete anche presente che potreste essere voi ad avere l'asticella un po' troppo alta. Mm? Va bene, andiamo a vedere un koan. Guarda le stelle, ma cammina sulla terra. Guardate, mi sembra proprio che sia questa colonna, perché erano, vabbè, luna e stella. Le stelle vanno guardate, nel senso che bisogna puntare in alto effettivamente, ma c'è anche da dire che bisogna essere piuttosto realistici. Qui con la luna si vede solo una parte della realtà, è come se aveste una visione parziale. Però è anche vero che qua vi dicono di provare, di fare tentativi, di provare cose nuove, di provare strade nuove, di correggere il tiro un pochettino, se potete. Andiamo a vedere un ultimo oracolo, ragazzi. Ecco perché tutto questo. È tanto l'entusiasmo, la grinta che metterete in tutto questo periodo che a un certo punto c'è come uno spreco professionale. Ora, può essere uno spreco della vostra energia, potrebbe essere uno spreco di tempo, uno spreco di risorse, uno spreco di idee e qua vi dice però che è dovuto a un ritardo che arriva dall'esterno. Quindi è come se non fosse colpa vostra. Guardate, qua c'è un 7 di spade. Io coi 7 di spade vi dico, tenete alte le antenne. Qui potrebbe esserci qualche cosa che ignorate perché qualcuno non vi ha detto qualcosa. Questo qualcuno potrebbe far parte di un'associazione, di una famiglia, di un gruppo lavorativo, di una cooperativa, tutto quello che ha un nucleo con più persone. Ok? Potrebbe essere o il nucleo che non vi dice qualcosa, c'è qualche cosa di nascosto su una di queste persone, oppure come se ci fossero... sì, può anche solo essere contrattempi che non vengono magari comunicati. Non lo so, vi faccio un esempio. Voi vi stavate aspettando l'aiuto di qualcuno e questa persona vi dice sì, sì, non ti preoccupare, ti aiuto io. Poi quando arriva il momento dell'aiuto, questa persona, non lo so, pensava di riuscire a fare tutte e due le cose, invece si è già preso un impegno con un'altra persona. Magari un impegno lavorativo dove viene pagato, invece voi veniva a dare una mano gratis. Ecco, contrattempi di questo genere. Non mi ricordo più in che video l'ho detto. Quando qualcuno vive in una bugia, vive nella propria bugia, ce la faccio a far tutto, sono onnipotente, sì, 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 questa potrebbe essere una bugia che uno si racconta. È chiaro che agli altri la vende come la verità perché lui stesso ci crede, no? Lui crede di riuscire a poter fare tutto, quindi è chiaro che alle altre persone dice sì, sì, non ti preoccupare, lo faccio io. Però lui stesso non si rende conto che è lui o lei che è in una proiezione della realtà che non è possibile, non è reale e quindi viene poi percepito come una bugia da parte degli altri. In realtà è la stessa persona che crede a quella cosa lì e vi dice quella cosa lì. Voi magari dall'esterno vi rendete conto che non è così, ma la persona la vive e quindi pensa che sia realtà. Mm? Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli.
Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi scrivete via mail dopo aver consultato la pagina del sito, perché lì c'è scritto tutto per filo e per segno come lavoro. Diversamente, se non volete fare un lavoro, diciamo, specifico, se avete tempo solo a mezzanotte per certe cose, potete sfruttare la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti. Sono già, diciamo, parecchio, ce ne sono già parecchie, insomma, da guardare, da elaborare, da ehm, trasformare. E in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina. Se volete sapere nello specifico potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, perlomeno vi rendete conto di quello di cui sto parlando. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un prossimo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!